Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un'altra CNC, questa è della Genmitsu, modello Prover XL 40x30, quindi 400x300 mm come area di lavoro. Bella, ma soprattutto arriva già in parte assemblata. E a proposito di assemblaggio, adesso montiamola assieme. Ho tolto tutto quello che era nella scatola, non vi faccio vedere l'unboxing perché la scatola effettivamente è grande, pesa 30 kg, non entrava nemmeno sul bancone, ma la CNC ci entra. Sono davvero contento, quindi iniziamo a montarla. Dopo parleremo anche del prezzo, parleremo di tutte le caratteristiche. Innanzitutto fatemi compagnia nel montaggio, il resto lo vediamo dopo. E allora adesso sul bancone ho praticamente tutto quello che c'è all'interno della confezione. Qualcosa non la vedete, come ad esempio questa scatolina all'interno della quale ci sono alcune chiavettine per montarlo, le viti eccetera, ma occupiamoci di montare le prime parti. Iniziamo montando questo pezzo che serve per sostenere il carro armato, all'interno del quale ci sono tutti i cavi, quindi per tenere tutto ordinato, e si fissa utilizzando questi fori e avvitando delle viti in questi fori filettati. Il tutto è accompagnato da un manuale di istruzioni fatto così bene che vi dice innanzitutto in base a quello che dovete fare tutti i componenti, quindi a cosa si riferisce, in questo caso la CX, cosa dovete montare, quante viti e quali viti sono necessari e il tipo di chiave. E poi qua c'è l'immagine che vi fa vedere la procedura, quindi tutto molto semplice e in ogni cosa ci sono tutte le varie spiegazioni. Addirittura da questa parte c'è il dettaglio, quindi vi fa vedere per bene a cosa si riferisce, cosa dovete fare eccetera. Anche qua tutto con i materiali, le viti eccetera, fatto davvero bene in inglese, ma con le immagini ragazzi praticamente è come guardare un video, è fatto davvero tutto in modo ordinato. Quindi procediamo. E da questa parte troviamo anche i sensori di fine corsa per il movimento a destra e a sinistra. Passiamo quindi al montaggio dei motori, tra l'altro belli grossi, pesanti, massicci, e hanno anche il pomello per poter spostare gli assi manualmente. Questo è il motore dell'asse Y, ovviamente ne avremo due, uno a destra e uno a sinistra, vi farò vedere solamente uno, l'altro monterò a telecamere spente. Come si procede? Bisogna utilizzare questo distanziatore, quindi posizionarlo in questo modo, ovviamente tutto materiale metallico, questo è alluminio, e poi si fissa da questa parte. Per poterlo fissare bisogna utilizzare quest'altro pezzo, quindi prendiamo la chiave a brugola della misura adatta e iniziamo a stringere il tutto. Poi prendiamo i perni M5x50 e iniziamo con il fissaggio. Ma ovviamente all'interno della confezione troviamo tutte le chiavi della misura adeguata per poter arrivare per esempio in profondità e poter stringere tutto nel modo corretto. Ovviamente i motori vanno stretti, ma senza esagerare. E adesso devo stringere le altre viti che terranno il perno che fuoriesce dal motore e che mi permetterà di far muovere gli assi ruotando lo stesso. Infatti in questo modo, come vedete, gira a vuoto. Quindi giriamo questa parte e adesso, come vedete, ho lo spostamento degli assi grazie alla rotazione del motore. Ora mi occuperò anche degli altri. E allora ragazzi, ho montato entrambi i motori, ma mi sa che ho cantato vittoria troppo presto, perché spingendo fino in fondo i motori sporgono di circa 2 cm. E quindi mi sa che anche in questo caso dovrò utilizzare poi eventualmente qualcosa per sostenerla. Peccato perché la struttura è piccola, quindi va bene. Però per quanto riguarda le dimensioni, quindi la sporgenza del motore, abbiamo questi centimetri in più. Quindi proseguiamo con la struttura posizionata momentaneamente al contrario, quindi quella è la parte di davanti e questa è la parte posteriore. Da questa parte abbiamo 4 fori, qua invece ne abbiamo di più, e questa con più fori va posizionata in avanti. Poi ci sono dei fori sulla struttura che combaciano con quelli presenti sul pannello, quindi ci permettono di avvitarlo e fissarlo. Ora dovrò mettere questi profili a L in modo da avere una continuità sul piano sia per i trucioli che anche per una questione estetica. Quindi si posizionano uno a destra e uno a sinistra, dopodiché con queste asolature, sfruttando le apposite viti, potremo fissarlo. La parte più bassa praticamente è pronta, non rimane altro che mettere l'asse X, e però mi sa che a questo punto dovrò girarla, rondella spaccata a rondella normale, per poter fissare l'asse. Però prima mi sono premurato di mettere tutto alla stessa distanza. Ho utilizzato questo spessore, quindi rientra perfettamente sia qua che nella parte posteriore, e so che sono perfettamente allineati. Tra l'altro è tutto studiato davvero benissimo, guardate come entra a perfezione, e anche l'appoggio, quindi non c'è nemmeno il rischio che caschi giù. Quindi
mettiamo la prima vite, le metto tutte e quattro, stringo le varie viti e ripeto dalla parte opposta. Una volta montato questo asse, adesso non rimane che montare il motore per lo spostamento a destra e a sinistra, quindi sull'asse X. Questo in teoria andrebbe fatto prima, almeno secondo il manuale, ma io trovo più comodo montare il motore una volta che abbiamo tutta la struttura già fissata. Quindi con la stessa procedura di poco fa mettiamo lo spessore, mettiamo ovviamente tutti i pezzi che servono e poi fissiamo un altro grande motore da questa parte. E allora a questo punto ho fatto scorrere la catena all'interno di questo spazio, come vedete viene sostenuto da questa staffa che abbiamo montato all'inizio, e adesso procedo con il fissaggio. Quindi ci saranno in dotazione 3 viti di queste nere con la svasatura, quindi servono per fissare qua il carro armato. E da questa parte abbiamo una staffa in metallo che va fissata nella parte frontale. Quindi qua abbiamo le due T-nuts già montate, non dovete montare nulla, dovete semplicemente avvitarle, spostatele leggermente. E adesso procediamo con il posizionamento della cinghia, ma lateralmente. Quindi abbiamo questi due fori, qua abbiamo due fori filettati utilizzando delle viti M4x8. Come vedete da questa parte, a differenza degli altri angoli della struttura, non abbiamo viti perché dobbiamo avvitarle noi, sempre con lo stesso sistema vite spaccata e vite normale, e fissare tramite questa staffa il resto del carro armato. Queste fanno parte della struttura, quindi serrate in modo deciso, sempre senza esagerare. E come avete visto, in relativamente pochi minuti la struttura è pronta. Per poterla utilizzare ho dovuto mettere anche in questo caso degli spessori. Per mantenermi leggermente più distante dal muro sono andato avanti di un paio di centimetri, ma in realtà sporge forse di 1,5 centimetri. Come vedete anche da questa parte, infatti, i motori non toccano contro la parete in legno. Ma con questi due quadralini in metallo ho risolto il problema. Adesso occupiamoci del collegamento elettrico. In realtà è molto semplice, perché come vedete abbiamo tutto contrassegnato, tutti i connettori sono molto vicini, quindi basta semplicemente collegarli. Quindi procediamo. E ora non rimane altro che fissare anche i cavi, quindi fare i collegamenti per il motore. Anche qua non possiamo sbagliare, oltre ad esserci scritto meno e meno, quindi più e più, avere la colorazione differente dei cavi, abbiamo anche queste etichette dello stesso colore. In più i faston sono protetti, quindi colleghiamo il negativo, colleghiamo anche il positivo, spingiamo i faston. A questo punto in teoria potremmo anche rimuovere queste etichette, che però io ho deciso di lasciare. E tutti i cavi poi possono essere ordinati su tutta la struttura, dove abbiamo questi fermacavo che ci permettono di mantenere il tutto fermo e quindi di avere anche una struttura ordinata dal punto di vista estetico, senza cavi fra i piedi. Ok, adesso è tutto in ordine. L'ultima cosa che dovremo montare sarà il nostro controller, dotato anche di fungo di emergenza, dotato pure ovviamente di potenziometro, il tasto di reset, pausa e poi questo per riesumare eventualmente la nostra incisione. Da questa parte arriva l'alimentazione elettrica, ovviamente il cavo di alimentazione viene dato in dotazione, tastino di accensione e spegnimento dell'alimentatore, e poi abbiamo tutte le varie connessioni. Fate attenzione pure a posizionare correttamente lo switch per impostare che questo modulo sia a 220 volt e non a 110, quindi qua trovate anche lo switch, tutti i vari connettori. Ok, mi occupo del collegamento, questo ve lo evito, e iniziamo subito accendendo la nostra macchina. E allora, quindi collegamenti fatti, come vedete è tutto semplicissimo anche in questo caso, perché abbiamo le varie etichette con la corrispondenza dei motori oppure dei vari sensori. Questo per esempio è il sensore di fine corsa, quindi il limit switch dell'asse Y. Da questa parte invece abbiamo l'alimentazione dei motori.
tutto contrassegnato, quindi scritto in modo chiaro, e anche qua abbiamo le varie etichette. Però stavo dimenticando di farvi vedere qualche altra cosa. Allora abbiamo il cavo di alimentazione, anche se io ne sto utilizzando uno già in mio possesso, il cavo USB per poterlo collegare al computer. Poi qua troviamo quest'altra staffa, questo è lo Z-Probe che serve poi per definire l'altezza del mandrino, insomma per evitare di fare la taratura manualmente. Troviamo ovviamente pomellini e queste staffe per poter fermare i pezzi durante la lavorazione e qualche fresetta all'interno per fare le prime lavorazioni. Però troviamo anche un altro accessorio che in tanti di voi apprezzeranno tantissimo, cioè questo portamandrino nel quale possiamo mettere per esempio una fresatrice, un rifilatore, come quelli per esempio che già vi ho recensito della Katsu, Parkside, Makita o qualunque altro marchio, che ci daranno sicuramente una potenza in più, un numero di giri differente, per esempio per fare dei lavori più gravosi, perché questa struttura è molto solida e quindi può lavorare anche con rifilatori di un certo livello. E allora ragazzi, io ho già fatto qualche prova, ho interrotto le registrazioni per provare per bene questa fresatrice, ho fatto alcune prove su diversi materiali, anche sul Forex, ovviamente si impasta leggermente e ci vogliono le frese specifiche. Però voglio farvi vedere con il file che troviamo all'interno della memoria, quindi del pennino che viene dato in dotazione, quello che si può fare. Faremo quindi un'incisione semplicemente del logo, non voglio preparare nulla perché ogni volta sono indeciso su cosa fare, si perde tanto tempo. Invece in questo modo utilizziamo una fresetta piccola, vi faccio vedere il cambio della fresa e vi faccio vedere come riesce a lavorare. Farò alcune inquadrature ravvicinate, qualcuna sulla macchina mentre lavora. E poi, come vi ho detto poco fa, faremo anche delle riprese per vedere il sito del venditore e le varie offerte. Allora, preparo il tutto, va bene, tutto fissato per bene, quindi accendo l'alimentatore. Come avete sentito c'è stato un impulso che è arrivato al motore. Un'altra cosa che ho fatto è stata quella di abbassare leggermente il motore, perché per lavorare su pezzi molto sottili non riuscivamo. Praticamente il sensore di fine corsa ovviamente bloccava la corsa e quindi lo fermava. Quindi smonto la fresa che è montata attualmente e ne inserisco una piccolissima, sempre tra quelle che troviamo nella confezione. Ok, cambiamo quindi inquadratura e vi faccio vedere tutto da vicino. Allora, scusate un po' di sporcizia, vabbè, ma sono strumenti di lavoro, quindi proviamo ad avviare innanzitutto il mandrino, facciamolo ruotare e vi faccio vedere quindi il funzionamento e anche la silenziosità. Come vedete non è assolutamente rumoroso, è sempre una parte in movimento, quindi avrà la sua minima rumorosità. Però spostiamo adesso gli assi e vi faccio vedere pure lo spostamento, quindi in questo senso e anche lateralmente. Perfetto, adesso collego questa parte, questo è lo Z-Probe che ci permette di regolare la profondità che va impostata sul programma, ma questo non è un tutorial, quindi vediamo direttamente come si utilizza. Allora, clicco sul comando apposito, si abbasserà, toccherà lo Z-Probe, si solleverà e sa che quella è la distanza che c'è attualmente dalla punta della fresa fino al piano di lavoro. Di conseguenza inizierà il lavoro calcolando questa altezza. Si abbassa ovviamente molto lentamente, con calma, appena toccherà sulla superficie metallica, e conviene tra l'altro premere leggermente, quindi mantenerlo, quindi toccherà sulla superficie e si solleverà. Perfetto. Dopodiché possiamo rimuoverlo, metterlo da parte e avviare l'incisione. Però prima di fare questo dobbiamo anche regolare la posizione. E allora ho spostato un po' l'inquadratura così dovreste riuscire a vedere bene, quindi possiamo avviare il lavoro. Allora, avviamo la rotazione. Via. Queste sono tutte riprese in tempo reale, è solamente un'incisione leggera superficiale, però potete vedere comunque la sua precisione. Quindi lasciamola lavorare e vediamo quello che otterremo. Ok, lavoro completato, quindi come avete visto ha impiegato pochissimo tempo, era un lavoro semplicissimo. Rimuoviamolo e vediamo quello che abbiamo ottenuto. Ovviamente per adesso è tutto sporco, questo è MDF rivestito con questa patina. Allora,
Come tipo di incisione va bene, ovviamente ci sono i classici truciolini che si formano, questo è normale. Gli do un'aspirata con l'aspirapolvere per rimuovere quello che si è intasato all'interno e lo riguardiamo. Quindi come incisione, per il tipo di materiale e per il tipo di fresa utilizzato, va bene. Proviamo a cambiare fresa, utilizziamone una al coltello, quindi con la punta molto piccola, e vediamo se il risultato migliora. E anche in questo caso lavoro completato, venuto molto più definito rispetto all'altro, ovviamente perché ho utilizzato un'altra fresa con la punta più piccola. Quello di poco fa era una fresa un pochettino grandina, anche se piccola, però più grande del previsto. Quindi come vedete un lavoro nettamente migliore rispetto a quest'altro. È sempre MDF, quindi la qualità non può essere chissà quale perché si impasta, però rispetto a quello di prima è venuto molto meglio. Allora facciamo pure una prova al volo su questo pezzo di plexiglass, quindi anche per questo Z-Probe. Ok, anche se si solleva leggermente, vabbè, ma comunque è semplicemente una prova veloce per vedere come va. E avviamo. Risultato decisamente migliore, guardate, togliamolo quindi dalla base e osserviamolo per bene. Guardate, questo è il risultato ottenuto sul plexiglass, considerando che abbiamo utilizzato semplicemente una fresetta a coltello, però questo ha permesso di non creare impasti fra il materiale fuso e la stessa fresa, quindi come qualità a me piace. Linee nettissime, ovviamente è una CNC, quindi non possiamo aspettarci altro che questo risultato. Finora promossa. Ora invece facciamo la prova su questo pezzo in alluminio, quindi mi sposto però un pochettino verso sinistra, Z-Probe, avviamo la rotazione, anche questo guardiamolo da vicino. Lavoro impeccabile, inciso perfettamente, quindi anche sull'alluminio riesce a lavorare senza nessun problema. Facciamo quindi la prova sul multistrato, ma questa ripresa la farò accelerata. E allora, anche questo lavoro eseguito senza nessun problema. Forse era necessario cambiare la fresa perché è leggermente grande, però come vedete è riuscito a farlo. Il pezzo non si è staccato perché ci sono ovviamente questi ponticelli che ho lasciato apposta per non farlo saltare via. Quindi lo stacco. E allora, questo quindi è il pezzo finito. Dopo averlo carteggiato leggermente, ho tolto tutte le varie sporgenze che non dovevano esserci. E questo è il risultato finale, quindi una sagoma da tiro dinamico sportivo
Ovviamente anche la fresa, oltre a essere economica, non era della misura adatta, quindi la A e la D non sono venute come dovevano, però per quanto riguarda il lavoro è riuscito a farlo perfettamente, quindi a me come risultato piace. Ovviamente va utilizzato poi, tutti i parametri vanno utilizzati nel modo corretto, però per quanto riguarda il lavoro della CNC è andata alla grande, perfetto. E adesso è arrivato il momento di dare un'occhiata al sito del venditore. Innanzitutto il prezzo, 927 euro, ma io spero di ottenere pure un codice di sconto per farvelo pagare un pochettino di meno. Quindi andiamo più giù, vediamo la dotazione, quindi quello che troviamo all'interno della confezione più quello che eventualmente si può utilizzare, quindi sia un modulo laser che eventualmente un monitor per poterla utilizzare offline, quindi senza computer. E qua ci sono tutti i vari prezzi di ciò che si può acquistare. Qua abbiamo alcune immagini e ci fanno pure vedere alcuni esempi dei lavori che si possono fare. Se volete vedere alcuni lavori, altri lavori oltre a questo, ditemelo. Come vedete la struttura vi ho fatto vedere, semplicissima da montare, perché abbiamo la base praticamente quasi montata, possiamo dire al 90%, poi bisogna montare solamente la parte superiore, non dobbiamo nemmeno montare il mandrino perché già è pronto. Quindi molto semplice. E in questa immagine vediamo per esempio l'utilizzo con un normale rifilatore. Guardiamo quindi pure le caratteristiche tecniche. L'area di lavoro è 400x300 mm per 110 in altezza, il tipo di motore è un NEMA 23 GRBL Control, quindi si può utilizzare anche con Candle e tutti gli altri programmi che vanno bene per tutti i controller GRBL. Ora però diamo un'occhiata alla struttura e quindi ai componenti della macchina. Allora, come vedete il portamandrino è molto solido, tutto in metallo, non si muove assolutamente, anche se io lo scuoto il mandrino rimane molto solido, perché abbiamo questa struttura in metallo, ma anche questa parte della struttura in metallo molto solida, abbiamo almeno un 6 o 7 mm, quindi abbiamo una struttura che in generale è fatta tutta bene. Ma anche per quanto riguarda le ruote, come vedete, che non è stato necessario nemmeno regolare come tensione, già tutto montato a perfezione, hanno questa forma particolare. Quindi una doppia ruota, ne abbiamo 3 doppie ruote sulla parte superiore e 3 nella parte inferiore. Lo stesso per quanto riguarda il movimento dell'asse X. Per quanto riguarda invece i fine corsa, li abbiamo sia in alto che in basso per quanto riguarda l'asse Z, e in avanti e indietro per quanto riguarda l'asse Y, lo stesso per quanto riguarda l'asse X. Infatti adesso è quasi tutto in fondo, e se io grazie al programma sposto tutta la macchina verso dietro, il sensore di fine corsa la bloccherà. Quindi come avete visto è andato al limite. Ok, riportiamolo al suo posto. La stessa cosa accade quando lo spostiamo verso destra e verso sinistra, perché nella parte posteriore poco fa abbiamo montato tutti i collegamenti per i sensori di fine corsa. Anche per quanto riguarda la struttura, quindi la pulizia della stessa, grazie a queste cinghie a carro armato abbiamo tutto molto ordinato. E per quanto riguarda invece queste parti che abbiamo montato poco fa, come vedete tutti i vari trucioli, tutti gli scarti di lavoro vanno a depositarsi su di queste, e quindi non si sporca nemmeno il piano di lavoro nel quale viene poggiata la macchina. Abbiamo questa parte con questa barriera, e quindi è facile pure raccogliere tutti i trucioli che si formano. Per quanto riguarda i motori, possiamo muoverli sia tramite comandi dal computer, oppure possiamo utilizzare questi pomelli. Però per poterli utilizzare è necessario spegnere il controller, che tra l'altro, come vi ho detto poco fa, ci dà la possibilità anche di resettare, di mettere in pausa, oppure poi di riprendere la nostra incisione, il nostro lavoro con gli specifici tastini. Adesso lo spengo. Adesso posso spostare i motori senza avere alcun tipo di problema. Se provo a fare questo lavoro sia con i motori dei vari assi, quindi X e Y, che dell'asse Z, con questo acceso sentirete che gracchieranno. Non so se riuscite a sentire il tac di quando l'avvio, ma come vedete vanno utilizzati manualmente solamente se il controller è spento. D'altra parte, se il controller è acceso vuol dire che è collegato al computer, e quindi dobbiamo muoverlo tramite comandi del software. Ovviamente si possono utilizzare delle frese che abbiano un gambo differente, basta semplicemente cambiare la pinza all'interno, quindi mettere quella che possa accogliere le varie frese con diversi tipi di gambo. E il tipo di pinza è ER11. Però guardiamo quello che abbiamo ottenuto. Allora, questo è il lavoro sul plexiglass, ve l'ho fatto vedere poco fa, ve lo faccio rivedere. Con una normalissima economica fresetta a coltello abbiamo ottenuto questo risultato che a me piace tantissimo. Quindi un risultato buono per fare diversi tipi di lavoro sul plexiglass. Lo stesso per quanto riguarda l'alluminio, un risultato che mi piace tantissimo,
è venuta molto bene, anche questa fatta molto velocemente. Lo stesso per l'MDF, ovviamente in base al tipo di fresa che si utilizza il risultato cambia, soprattutto con un materiale come questo, ma questo voi lo sapete meglio di me. E questo è il lavoro sul legno, ho fatto semplicemente un lavoretto molto veloce, però per farvi vedere come si comporta, e anche in questo caso non ho utilizzato una fresa adatta. Questo tra l'altro era un file nato per utilizzarlo con l'incisore laser, poi modificato per utilizzarlo con la CNC. Infatti questo era un forellino per mettere l'anello per utilizzarlo come portachiavi, però per farvi capire riesce a lavorare perfettamente su diversi materiali. Se vi interessa vedere anche altre prove fatemelo sapere, perché questa macchina merita davvero. Ma se volete conoscerla ancora meglio e volete quindi vedere le prove anche con un rifilatore, faremo eventualmente anche delle prove con altri tipi di frese. Per ora ho provato quelle in dotazione e delle frese a coltello che già possedevo, però se volete vedere anche altre prove fatemelo sapere giù nei commenti, cercherò di organizzarmi e uno di questi giorni fare semplicemente una prova, un paio di prove per accontentare le vostre richieste. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta anche questa macchina che obiettivamente è fatta bene, mi piace, è costruita in modo solido e permette di avere dei buoni risultati sia dal punto di vista hobbistico che anche professionale, perché è una macchina di tutto il rispetto, che ha una buona forza, che riesce a lavorare bene, che arriva già con un mandrino che non è enorme, è semplicemente da 300 watt, però riesce in base al tipo di lavoro a cui è destinato a svolgere diversi lavori. Quindi io vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!